tutta, bentornata, benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana ho provato a fare qualcosa di diverso perché non avevo voglia di farmi la faccia. E sono anche in pigiama, di cui poi vi parlerò. Guardate com'è bello! Perché c'è un nuovo unboxing. Questa volta parliamo della Rebelle Box che è uscita per Natale/ottobre. Cosa sono le Rebelle Box? Ne ho parlato in uno degli scorsi video. È un abbonamento di box a tema mensili fatto da un gruppo di ragazze a Roma che dentro contiene sempre un libro. Per questa box sono usciti 2 spoiler perché sui loro social ogni tanto danno qualche piccola preview. So di 2 oggetti che ci sono qui dentro ma non ho ancora aperto niente. L'illustrazione è di Black Banshee, di cui vi metterò il link qui sotto, e anche per la Rebelle Box. Escono circa ogni mese, ogni 2 queste scatoline qua, ma ogni tanto c'è la possibilità di crearsi la propria personalizzata con alcuni fondi rimasti dalle precedenti scatole. È bellissimo. Ho martoriato, lo ammetto, l'illustrazione della mia precedente Rebelle Box, che era quella dello scorso ottobre, con le Putin, e ho fatto questo a Gigino. Le metterò insieme perché sono super carine. Oh, e dietro la scatola una sorpresa, a parte qui i lati che volendo possono essere ritagliati per fare dei segnalibri. Questa, vabbè, è una citazione classica da Nightmare, quindi la scatola si può tenere intera oppure un po' dissezionare, ma qui dietro, oh, guardate carina, è stata aggiunta una bambolina streghetta con tutti i suoi accessori, i suoi abiti. Che carina. Se parlo così piano perché Dolce Metà sta ancora dormendo di là perché mattina è arrivato il corriere e volevo aprirla subito. Quindi ok. Allora, questo lo togliamo e lo guardiamo dopo. Le bell box sono tutte piene di prodotti artigianali oltre al libro, quindi vi metterò sia scritto via via che ve le faccio vedere, sia sotto tutti i link. Questa è una candela a tema Nightmarish Christmas Barton della Cozy Corner Candles. Qui c'è scritto zucca, blueberry, sono mirtilli e mele. Io sento solo le mele, ma ha un odore buonissimissimo. Poi cos'è questo? Non lo so. Ah, ok, è a tema Potter, sì, polisucco direi. Ah, ok, sono tre cartoncini, tema, polisucco Felix Felicis e Amordendia. Mi piace molto Potter, perché come penso tutti i ragazzi che l'hanno letto quando erano bambinetti, quelli che aspettavano che uscisse il libro nuovo l'anno successivo, ci sono molto legata alla saga, però ultimamente non ho più voluto comprare merchandise proprio per non sostenere più la Rowling. O ad esempio altre persone che seguo e sono molto fan hanno trovato un modo per compensare, cioè ogni volta che comprano un oggetto con la marca o comunque dentro il merchandise della Rowling fanno poi una donazione per via delle sue ultime affermazioni che non sto qua a dissezionare, ma che non condivido assolutamente, diciamo. Però sono contenta di averlo trovato. Sono infusi artigianali, che bello! Allora sono un infuso, quello al polisucco, è un infuso all'erba mate. La Felix Felicis è un infuso mela, cocco, cannella, interessante. E la Mordendia sono mela e ibisco rosa. Che carini! Ah, bellini! Quindi queste 3 sono 3 fialette di miscele di tè artigianali. A parte il fatto, allora questo tè qua, tenendo conto, io in genere lo porziono un cucchiaio e mezzo, forse vale per un 3-4 usi, a seconda di quanto lo volete fare pesante o più leggero. Però molto molto carino, poi le fialette ti rimangono, quindi se seguite il mio Instagram, se non lo seguite andate a seguirlo, vedrete che con le vecchie bottiglie dell'idromele di qualche tempo fa ho creato dei portacandele. Ultimamente sto un po' sperimentando da questo punto di vista, quindi wow, che bello, adoro prendere il tè
d'inverno ne bevo a quantità industriali, faccio tipo una teiera da 1,5 litri e me la bevo durante tutto il giorno e poi sto male, grazie, non l'avresti mai detto. Vediamo qui dentro c'è una caramellina di zucchero, sempre buona. Questa è Mary Grinchmas, perché come vi ho detto anche in altri video, non amo particolarmente il Natale, quindi questa è bellissima. Poi abbiamo, prima vi faccio vedere anche questa, Buon Natale un cactus, anche che idea grandiosa, l'anno prossimo monto un cactus per Natale, sì! Casa nostra è rimasta a decorazioni Halloween, cioè tipo intorno a ottobre abbiamo messo un po' di cose in cucina e sono venuti a trovarci per i lavori il geometra e un altro paio di persone per il cantiere e ci fanno: no, avete decorato per Halloween? E io: sì, no, vi metterò una fotina a un certo punto del video per farvi vedere com'è la mia cucina. Poi ci sono le 2 cose che io già sapevo che erano dentro perché sono state sponsorizzate sui social. Appunto, i tarocchi del crepuscolo di Black Banshee, anche questo mi piace moltissimo, anche nella scorsa box. Tarocchi di Loputin, spero di averlo pronunciato bene, perdonami, non ho idea di come riesco a pronunciarlo. Quindi per la mia collezione di tarocchi sono molto 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 contenta. Sono 22 arcani maggiori ispirati al popolo fatato. Tra l'altro sono poco pratici perché anche gli altri hanno delle dimensioni molto molto grandi, nel senso, in genere i mazzi di tarocchi, va bene, sono grandi, ma tendono a essere così. Questi sono il doppio di un tarocco normale, ma ci piace. Allora dietro abbiamo questo, poi abbiamo rane, che carino! Questi sono stampati su dei cartoncini, quindi sono anche belli spessi al tatto. Anche quelli delle Putin sono stata un po' indecisa se usarli per iniziare a studiarli oppure fare un mega collage e metterli in camera. Ancora non ho deciso cosa fare, ogni tanto li tiro fuori e li guardo perché sono bellissimi e anche questi sono così belli. Black Banshee io la conosco dai tempi del Lucca Comics perché è 2 o 3 anni che io e Dolce Metà andiamo al suo stand e abbiamo le favole crudeli. Abbiamo comprato per quest'anno il calendario fatto da lei, ha questo stile molto influenzato dalle leggende popolari, del fast food leggermente. E niente, spero che d'ora in poi tutte le box a tema Halloween abbiano i tarocchi fatti in questo modo, così uno si crea una bellissima collezione sostenendo l'artigianato locale. Qui c'è la cartolina dei tarocchi del crepuscolo con tutte le spiegazioni, volendo, se uno vuole iniziare, delle carte principali. E poi questo, che si sapeva il libro, c'è un libro ogni volta. Questa è la biblioteca di Mercoledì Adams. Dovrebbero essere delle annotazioni scritte da Mercoledì insieme a una serie di consigli di libri gotici. Nella preview che ho visto, ad esempio, è citato cose come Il Monaco Nero, Il Castello di Otranto, che sono libri proprio gotici inteso come stile letterario. Quindi è interessante che in un libro, comunque per la grande distribuzione, ci siano questi romanzi che sono andati piuttosto persi, a meno che uno non si interessi è difficile arrivare, o uno non li studia, è difficile arrivare a avere tra le mani Il Monaco Nero. È un libricino edito da HarperCollins Publisher, HarperCollins Italia, ok. Qui vedete ci sono anche delle illustrazioni. Questa è un'illustrazione dall'Alice in Wonderland di Carroll. C'è un po' di effetto acquerellato col viola. Niente, è un librino simpatico, non è un libro più corposo, c'è stato in altre box, però rispecchia il tema. E siccome io appena l'hanno messa disponibile l'ho ordinata, proprio perché avendo ordinato quella di ottobre dell'anno scorso avevo già deciso di riordinarla per le box, e chi arriva a prenderlo tra i primi 100 ha un'illustrazione omaggio.
E io la mia illustrazione Black Banshee numero 84 su 100 di questo bel satiro natalizio con anche la firmetta e la dedica. Che bello! C'è anche il librettino con la spiegazione del tema, del perché è stato scelto, cosa hanno pensato e tutte le persone che hanno collaborato, quindi artisti, artigiani, qual è la loro storia, da dove vengono importati i prodotti, se sono importati, chi li fa, molto molto bello. Allora abbiamo Marca Banshee Biazzi, che è l'autrice, infatti, di questo, della scatola dei tarocchi. Le piccole ballate crudeli che noi abbiamo comprato quando era ancora in autoprodotto sono anche state pubblicate dall'editore Shockdoom, quindi vi metterò qui sotto il link per andare a prenderli. Biblioteca di Mercoledì Addams, sì, di HarperCollins editore, perfetto. Poi le Cozy Corner Candles, esatto, sono italiane, di Clarissa, vi metterò anche su Instagram e tutto. Poi abbiamo Artep, Tè, Arte e Passione, delle Marche, sono i miscelatori del tè. Anche il lecca artigianale Cordo da Nettuno, la città italiana di Nettuno, che io non conoscevo. Gusto ciliegia. E poi abbiamo l'autrice dell'illustrazione. Abbiamo l'autrice di queste illustrazioni, una ragazza fiorentina, che bello! Illustra Alice Pispoli, di cui vi metto tutti i contatti. Bene. Questo era l'unboxing della Rebel Box, scusate se l'ho fatto così piano senza farmi vedere, ma volevo assolutamente aprirlo insieme a voi, volevo aprirlo appena arrivato, devo essere onesta, e volevo anche provare qualcosa di nuovo, come avete visto, tipo ci sono le recensioni, però ogni tanto ci sono degli unboxing, forse nel futuro farò anche altre cose, non lo so, è un po' un canale di prova. Oltre a lasciarvi con tutte queste piccole imprese artigiane, vi voglio segnalare anche un'altra cosa, perché la volevo promuovere da tantissimo tempo e stavo aspettando che arrivasse. Questo bellissimo pigiamino, che è il mio pigiama, nel senso è lungo come manica, poi vi metterò tipo qua, nel mezzo una Gothic Wombat che lo prova per bene, vi farò un po' di selfie o un altro videino. Questo pigiamino qua viene da questa compagnia qua, che è la Serafiname, spero di averlo letto bene, ti prego scusami, che è una compagnia inglese costituita da una persona sola, che è nata a settembre di quest'anno, cioè questa ragazza è riuscita a far partire una compagnia di successo. Su Instagram io la seguo da appena iniziato. Quindi questo è uno dei suoi pigiamini, un onesie, quindi è una tuta tutta intera. I design sono creati da lei, quindi l'abbinamento, il disegno eccetera, come vedete è tutta rosina, con questi cuoricini e questi pipistrelli. Non sono dei wombat, però va bene, l'accettiamo. È molto comoda, è molto calda. Io indosso una M e mi sta perfetta. Come vedete non è troppo aderente, è a pigiama, quindi ha i problemi del onesies, se dovete andare in bagno vi dovete spogliare tutte. Non ci sono spese aggiuntive nello shop di spedizione, quindi pagate solo il prezzo di quello che trovate nello shop. Attualmente ha fascia per la testa, onesies e so che ha altre 2 o 3 idee per corsetti e cose varie, quindi ci tengo tantissimo. Un saluto a Cleo che è carinissima, spero davvero che piaccia anche a voi. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona serata dovunque siate e ci vediamo, perché penso di prendere una piccola pausa durante il periodo di Natale. Quindi ci vediamo ad anno nuovo molto probabilmente.